I primi agricoltori del periodo neolitico costruirono le proprie abitazioni distanti dai corsi fluviali, in quanto temevano le inondazioni che causavano danni ai centri abitati e alle coltivazioni, trasferendosi in zone più interne del territorio, rinunciando di fatto ai vantaggi apportati dalla vicinanza dell'acqua, utile per irrigare i campi e abbeverare gli animali, ed evolvendosi quindi in modo più lento e faticoso. Quando l'uomo iniziò a capire che anche l'acqua poteva essere controllata e sfruttata a proprio vantaggio, nacquero le prime civiltà fluviali. Le più antiche erano localizzate presso i fiumi Tigri ed Eufrate, in Mesopotamia, lungo la valle del Nilo, in Egitto, lungo il corso dei fiumi Indo e Gange, in India, e lungo i fiumi Giallo e Azzurro, in Cina. Per poter dominare l'acqua nei periodi di piena furono scavati canali artificiali che permettevano all'acqua di defluire in percorsi forzati. Furono costruite dighe, bacini e cisterne. Lo shaduf, utilizzato ancora oggi in Oriente, permetteva di prelevare facilmente l'acqua dal corso del fiume per immetterla in un canale di irrigazione. Tutte queste opere permisero agli insediamenti umani di svilupparsi e di beneficiare dei vantaggi della vicinanza dell'acqua, vantaggi che si tradussero nella semplificazione dei lavori dei campi e dell'allevamento, nel miglioramento della qualità della vita e dell'alimentazione, con conseguenze di sviluppo sociale e culturale. I fiumi in pratica segnarono il passaggio da piccoli insediamenti sparsi dove gli uomini vivevano in gruppi più o meno organizzati alla costituzione delle città. La Mesopotamia, ovvero la terra di mezzo, era il territorio compreso tra il fiume Tigri e il fiume Eufrate. Nell'area meridionale di questo grande territorio sorse la prima grande civiltà fluviale, quella dei Sumeri, seguita poi da altri insediamenti e civiltà. Si avvicendarono contendendosi il territorio, babilonesi, ittiti e assiri.